Sono Serafino Rudari, sono un artista e performer. Oggi trasformeremo una bottiglia di plastica monouso in un'opera d'arte. Trasformare questa bottiglia in un'opera d'arte non solo evita che la plastica finisca in mare, ma aiuta attraverso un'espressione artistica a sensibilizzare le persone sul tema. Per realizzare la nostra opera abbiamo bisogno di una bottiglia di plastica monouso, un taglierino, delle forbici e una pinzatrice. E per finire del colore acrilico e dei pennelli. Oggi utilizzerò una bottiglia da 1,5 litri, ma va bene qualsiasi modello. Togliamo la parte cartacea e come primo passaggio prendiamo il taglierino per fare un'incisione a circa metà altezza. Inseriamo il taglierino, appoggiando la bottiglia sul tavolo, ci aiutiamo ruotando lentamente la bottiglia così da ottenere un taglio pressoché uniforme. E con le forbici ci aiutiamo a rifilare quella parte di plastica che è rimasta in eccesso, così da poter avere le due parti della bottiglia. Prendiamo la parte inferiore della bottiglia e sempre con il taglierino, nella stessa maniera, andiamo a incidere il fondo, appoggiandoci sempre al tavolo, facciamo in modo di ruotare la bottiglia, così da cercare di tenere più uniforme possibile il taglio. Sempre con le forbici andiamo a aiutarci a rifilare il fondo della bottiglia dalla parte inferiore. La parte inferiore della bottiglia farà un taglio con le forbici sulla parte curva, in questo modo. Ora, sempre dalla parte inferiore, andremo a tagliare una fascia di circa 2 cm. Questo elemento è necessario per realizzare la parte della pinna posteriore. Prendiamo questa parte di bottiglia e cominciamo a modellarla per ottenere la forma del pesce. Cerchiamo di ottenere una forma pressoché conica, con la parte superiore leggermente più larga e la parte inferiore più stretta. Adesso ci aiutiamo con la pinzatrice sia la parte inferiore che la parte superiore. Sempre con le forbici andremo a fare 2 taglietti nella parte inferiore del cono, 2 taglietti di circa 2 cm, che serviranno poi per inserire la coda del pesce. Prendiamo ora la parte superiore della bottiglia e con le forbici andiamo a tagliarla sempre nella parte più tondeggiante. Ora, con le 2 parti del pesce vado a inserire la parte inferiore nella parte superiore. Cerco di modellare la parte superiore perché possa contenere perfettamente la forma della parte inferiore. E quando ho ottenuto una buona posizione, vado a fissare la parte superiore con 2 punti metallici. Ora che abbiamo ottenuto il corpo del pesce, andiamo a realizzare la coda.
Per realizzare la coda del nostro pesce andiamo a utilizzare quella fascia che avevamo precedentemente tagliato. Abbiamo bisogno di piegare a metà la fascia e modellarla, cercando di appiattirla. Da qui la possiamo pinzare e con le forbici andiamo a smussare questi spigoli vivi, cercando di ottenere la forma della pinna. Ora inseriamo la nostra coda nel corpo del pesce e utilizziamo quei tagli che avevamo realizzato nella parte finale del pesce. Quando abbiamo inserito la coda andiamo a schiacciarla e la pinziamo così da ottenere un corpo unico. Dal fondo ricaviamo le 2 pinne che serviranno per completare il nostro pesce. Sempre aiutandoci con le forbici andiamo a realizzare 2 triangoli . Ora che abbiamo ottenuto le 2 pinne, ci aiutiamo sempre con le forbici a smussare gli angoli vivi. Le inserirò tra la parte superiore e la parte inferiore, proprio dove abbiamo creato l'innesto. Quindi troverò uno spazio che le può ospitare e poi mi aiuterò sempre con la pinzatrice per fissarle. E così abbiamo ottenuto la forma del nostro pesce e ora siamo pronti per andare a dipingerlo. Utilizzeremo dei colori acrilici, magari per la prima mano cerchiamo di stenderli bene, così da riuscire a coprire buona parte della superficie. E poi a prima mano asciutta possiamo intervenire con una seconda mano per completare al meglio i dettagli. Spero vi siate divertiti a realizzare questi pesci con i vostri colleghi in azienda. Magari potete realizzare una mostra o un'installazione, potete portarli a casa, farli con i vostri figli, magari fare delle foto e postarle sui social media. È importante condividere questo progetto, così insieme possiamo sensibilizzare più persone possibili sul tema.